Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Iniziamo l'avvicinamento alla finale fra Lazio e Inter di domani sera, andando a vedere le ultime in casa nerazzurra, la situazione relativa agli infortuni di Thuram e Çalhanoğlu e alcuni spunti tattici. Aiutandoci anche con la lavagna, cercheremo di capire che tipo di partita aspettarci domani sera, quali sono i punti di forza, i punti deboli della Lazio di Maurizio Sarri e vedremo anche delle grafiche particolarmente interessanti. Iniziamo naturalmente con ciò che titolano i quotidiani in edicola oggi e partiamo dalla Gazzetta dello Sport che titola appunto Allarme Thuram. Guaio muscolare, la finale a rischio, si scalda Bonny. Marcus si è fermato in allenamento, contrattura, potrebbe partire per Roma ma non sa se giocherà. E il Corriere dello Sport praticamente riporta, ecco, sulla stessa falsariga dell'articolo della Gazzetta dello Sport, titola Thuram l'ultima trappola, la finale a rischio, più Bonny che Pio accanto a Lautaro. Un nuovo imprevisto agita la vigilia nerazzurra, il francese oggi sosterrà gli esami strumentali, Chivu prepara l'alternativa. Thuram infatti ha accusato una contrattura nell'allenamento di ieri. In realtà non è un problema particolarmente grave. Se per esempio, come riporta la Gazzetta dello Sport, la finale fosse domenica non avrebbe alcun problema Marcus Thuram. Il punto è che è capitato praticamente a 2 giorni dalla finale e quindi per questo è in forte rischio. Chivu probabilmente lo porterà comunque a Roma e quindi si deciderà all'ultimo momento se sarà della partita, se potrà essere utilizzato quantomeno a partita in corso o in alternativa sarà semplicemente aggregato al gruppo. E anche Çalhanoğlu sarà aggregato al gruppo, però per il turco diciamo che le speranze di vederlo in campo sono praticamente ridotte al minimo. Quasi sicuramente Çalhanoğlu non sarà della partita. A sostituire i due saranno Zielinski in cabina di regia e probabilmente sarà Sušić la mezzala sinistra, mentre per sostituire Thuram è pronto Bonny. Principalmente perché anche Pio Esposito rientra da un problema fisico, ha recuperato però non è al 100%. Secondo me però c'è anche una ragione di carattere tattico e andremo a vedere anche perché per caratteristiche secondo me Bonny può essere più appropriato per questa partita. Attenzione, parlo di caratteristiche, non di valore assoluto dei due calciatori. Andiamo a vedere anche l'altro articolo del Corriere dello Sport e poi passiamo appunto alla parte tattica. Si legge: il futuro è un gran bel salto, da Michi ad Acerbi passando per Sommer, Darmian e De Vrij, la finale come ideale passo da D all'Inter. Tanti protagonisti sono in scadenza di contratto, il club deve ringiovanire. Infatti può essere un po' ecco l'ultima grande sfida per lasciare il segno nella storia dell'Inter per diversi calciatori che sono stati importanti in questi anni, quindi vari Sommer, Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan. In realtà c'è anche Frattesi che comunque in estate con ogni probabilità sarà sul piede di partenza e quindi tra l'altro quest'anno non ha ancora segnato, ha l'opportunità magari di lasciare il segno, perché no, anche a partite in corso. Per De Vrij c'è ancora il punto interrogativo in realtà sul futuro, c'è una minima possibilità che possa essere rinnovato per un altro anno. Gli altri, insomma, difficilmente vestiranno ancora il nerazzurro, ormai è quasi sicuro che sono sul piede di partenza e quindi può essere anche quella chance per lasciare un'ultima impronta nella storia nerazzurra. Passiamo anche alla lavagna tattica e che tipo di partita aspettarci effettivamente domani sera tra Lazio e Inter. Partiamo da un presupposto: la Lazio di Maurizio Sarri è una squadra molto diversa rispetto a quello che nella sua carriera ha abituato il tecnico toscano, perché è una squadra che in questo momento non predilige il possesso palla, è una squadra più pragmatica, è una squadra che comunque però può rendersi pericolosa. Partiamo proprio dalla fase di non possesso della Lazio e c'è da fare un primo appunto particolare, ed è una Lazio che pressa pochissimo, ha il PPDA più alto della Serie A, significa praticamente l'intensità di pressing più bassa. E quindi che tipo di Lazio possiamo aspettarci? Che probabilmente andranno con i 3 attaccanti a cercare di schermare la costruzione ovviamente sul primo possesso dell'Inter. Raramente li vedremo aggredire alti e quindi i 3 attaccanti possono schermare i 3 difensori e cercare di chiudere le linee di passaggio verso Zielinski, mentre le 2 mezze ali probabilmente saranno sulle nostre mezze ali, quindi non proprio una marcatura asfissiante ma cercando di schermare, cercando di complicare il primo possesso. Se l'Inter dovesse impostare a 4 e quindi con Zielinski che si abbassa nella linea difensiva, cosa possiamo aspettarci? Secondo me che uno dei centrocampisti, probabilmente una mezzala,
possa alzarsi e quindi cercare di schermare la costruzione in 4, quindi non andare al pressing, lasciare anche il possesso del portiere non pressando il portiere, però cercando di chiudere le linee di passaggio e quindi complicare la costruzione. Nel momento in cui invece la Lazio, secondo me, in qualche frangente potrebbe alzare il pressing, in un momento particolare della partita, o con l'Inter che magari può fare un pizzico di fatica magari a costruire un controllo spalle alla porta, per esempio, e quindi la Lazio potrebbe alzare il pressing, ovviamente i 3 attaccanti sui 3 difensori, le loro mezziali sulle nostre, e probabilmente sarà Patrick ad alzarsi su Zielinski. Però ribadisco, secondo me è un qualcosa che vedremo molto raramente durante i 90 minuti. Tra l'altro sarà anche una partita in cui la Lazio può giocare anche in ottica supplementari, se non addirittura calci di rigore, quindi anche questo ci porta a pensare a una partita molto diversa rispetto a quella di campionato. Altro aspetto da valutare, la Lazio non difende bassissima, quindi pur non andando al pressing alto, molto spesso la linea difensiva è alta e quindi si trova poi a difendere con delle linee molto strette, una squadra che è molto compatta quando si trova in fase di non possesso, non va al pressing alto ma lascia pochi spazi anche tra le linee. Infatti se vediamo questa particolare grafica che qualche giorno fa ha pubblicato il Corriere dello Sport, vediamo appunto la Lazio che ha un baricentro non basso, perché è un baricentro di 49,3 metri, ma una squadra molto corta, compatta in soli 30,7 metri. Per fare un esempio, questi invece è la stessa statistica relativa alla nostra Inter, quindi troviamo una squadra più alta, ma anche leggermente più lunga. Tra l'altro, invece, vediamo come larghezza squadra una Lazio più larga, ecco, 48,3 metri, 46 metri la nostra Inter. Quello che però colpisce, come detto, è proprio il fatto che riesce a tenere una squadra molto compatta, quindi in 30 metri, ed è difficile trovare spazio tra le linee. Cosa mi aspetto che possa fare l'Inter sulla prima costruzione? Poi passiamo anche invece a quando l'Inter è in sviluppo, perché c'è ovviamente un atteggiamento diverso della Lazio. Può innanzitutto, come detto, abbassarsi Zielinski e quindi andare a costruire a 4, e poi ci sarà bisogno delle mezze ali per permettere anche le uscite laterali, e quindi magari, ecco, Barella, per dire, se Zielinski si abbassa qui, mi aspetto comunque che Sušić possa andare invece davanti alla difesa per dare una linea di passaggio. In questo modo cosa succede? Che nella zona centrale c'è l'uscita su Sušić, se Sušić è schermato c'è la possibilità dell'uscita laterale, quindi tra Bastoni e Di Marco. Dall'altro lato invece c'è la possibilità, ecco, se si allarga Barella, di appoggiare a Barella e quindi attaccare in questo modo. Quando la Lazio si trova in questa posizione, quindi prima che si ricompatti nella nostra fase di sviluppo, lascia poco spazio tra le linee, come detto, perché è una squadra molto stretta, però occhio, perché poi lascia spazio alle spalle della difesa, e quindi bisognerà essere bravi ad attaccare proprio la profondità, anche con transizioni rapide, anche con verticalizzazioni, che comunque è un po' uno dei punti di forza dell'Inter di Christian Chivu, e quindi mi aspetto che Lautaro possa cercare comunque di andare incontro, di fare un po' il lavoro di raccordo, e Bonnia ad attaccare la profondità. La Lazio lascia spazio alle spalle della difesa perché sa che comunque è un calciatore, per esempio come Ghila, che è rapido e quindi può andare a coprire la profondità, però ecco, cercare comunque di allungare la linea difensiva, cercare di attaccare la profondità per appunto, ecco, sfruttare ciò che lascia maggiormente la squadra di Sarri. Ecco perché dico che Bonny dall'inizio, ovviamente se Thuram dovesse essere confermato come indisponibile, o comunque se non parte dal primo minuto Thuram, ecco che Bonny può essere più adatto rispetto a Pio Esposito, che magari può essere un'arma a partita in corso. Cosa fa invece la Lazio quando poi l'Inter si trova in fase di sviluppo e quindi magari nella linea di metà campo o oltre? È una squadra che non si abbassa tantissimo, ovviamente la linea difensiva si abbassa ma non difende in blocco bassissimo, e va a schierarsi con un 4-5-1, quindi con gli esterni d'attacco che si abbassano sulla linea dei centrocampisti, e Noslin, che il centravanti che dovrebbe essere Noslin, va in questa posizione. In questo modo riescono ad essere aggressivi sugli esterni perché hanno comunque copertura alle spalle, quindi diciamo che hanno la possibilità di non trovarsi in inferiorità numerica sulle corsie esterne. A questo punto io cosa mi aspetto che possa fare l'Inter? Naturalmente Di Marco, Bastoni e Sušić da questo lato è un qualcosa che vediamo spesso. Occhio, perché
essendoci Bissek, potremmo vedere quando l'azione si sviluppa a destra, magari Bastoni può rimanere più basso e può avanzare Bissek, e Bissek spesso va anche per sovrapposizioni interne, quindi per creare un po' di scompiglio. Tante volte è difficile seguire il terzo che si sovrappone per linee interne, quindi magari può esserci quella difficoltà su chi deve andare a prendere le avanzate di Bissek, e quindi si può creare questa difficoltà alla squadra di Maurizio Sarri. Per esempio Bastoni invece va molto spesso più per sovrapposizione esterna, e quindi Di Marco non escludo che potremmo vederlo anche tagliare un po' più verso il centro. Ovviamente l'Inter può approfittare dei suoi punti di forza, quindi per esempio andare a sovraccaricare il lato sinistro e poi cercare di sfruttare l'ingresso di Dumfries, che va a chiudere per esempio sul secondo palo, quindi sovraccaricare un lato e poi chiudere col quinto dal lato opposto. Può cercare di sfruttare lo spazio, gli attacchi tra le linee, quindi per esempio Barella che può andare in questa posizione. Perché no, anche i tiri dalla distanza, che per esempio sono state un'arma, c'è stato il gol di Sucic proprio in campionato, però ecco, con la Lazio che tende comunque a tenere delle linee strette, secondo me lo spazio si può trovare principalmente sulle corsie esterne, quindi sfruttando le avanzate dei terzi in primis. Cosa fa la Lazio invece quando è in fase di possesso, quindi quando si troverà ad attaccare? E ripeto, secondo me sarà una Lazio che giocherà molto anche col cronometro, anche per cercare di portare la partita ai supplementari, quindi sicuramente ecco, può essere un osso molto più duro di quanto invece non ha mostrato in campionato. La Lazio ha comunque dei diktat tipici di Sarri, quindi l'azione parte sempre dal basso, quindi già dai due centrali di difesa, però è una squadra che tende a verticalizzare molto, e se l'Inter dovesse andare al pressing alto non disdegnano neanche di alzare il pallone. Lo hanno fatto spesso per esempio in semifinale contro l'Atalanta, quindi cercando una costruzione più diretta verso l'attaccante o sugli esterni. Lo scopo qual è? Costruisce a 4, poi c'è, ecco, per esempio il centrale di centrocampo che dovrebbe essere Patrick, che si abbassa, e spesso c'è anche una delle due mezze ali. Mi aspetto molto più Basic che Taylor ad abbassarsi, ecco, per aiutare in costruzione. Se l'Inter riesce ad andare a fare bene il pressing alto e quindi riesce a bloccare la costruzione della Lazio, che siano ecco i quinti che si alzano oppure per esempio le mezze ali, riesce a fare bene questo pressing uomo su uomo e a costringere la Lazio ad alzare il pallone, può avere un vantaggio. Poi come sviluppa la Lazio? Come detto, cerca di andare molto in verticale, e occhio perché per esempio c'è Noslin che gioca molto tra le linee, va spesso incontro al centrocampo per dare proprio delle linee di passaggio per verticalizzare subito e poi scaricare palla. C'è un altro aspetto: i due esterni d'attacco a volte rimangono molto larghi, soprattutto sulla prima costruzione, dando appunto una possibilità di allargare il gioco. Poi qualcosa che abbiamo visto anche proprio contro la Lazio, ecco, nella sfida di sabato, tendono a stringersi e ad avvicinarsi al centravanti. In questo modo possono creare due difficoltà. La prima è che si dà la possibilità al centravanti di scaricare subito palle, quindi giocare anche nello stretto quando va incontro, e occhio perché sfruttano tanto il gioco tra le linee. E poi c'è un altro aspetto: se gli esterni d'attacco stringono tanto, i terzi di difesa saranno costretti ad essere più stretti. Automaticamente si può creare spazio per gli attacchi dei terzini sulle corsie laterali, e chiaramente possono crearsi degli uno contro uno sulle corsie laterali, quindi anche se l'Inter ovviamente in fase di non possesso si abbasserà, giocherà a 5, ovviamente non blocco basso, si abbassa nel senso si abbassano i quinti, però è chiaro che se la Lazio riesce a sfruttare questo, può sfruttare gli uno contro uno sulle corsie esterne e creare in questo modo una difficoltà. Occhio naturalmente anche all'inserimento delle mezze ali, perché poi quando l'azione si sviluppa sulle corsie esterne, che sia in questo modo con gli esterni più stretti, oppure che sia con magari gli esterni d'attacco che rimangono larghi e quindi la sovrapposizione del terzino può avvenire anche per vie interne, poi provano ecco a crossare e sfruttare anche l'avanzata delle mezze ali, quindi anche azione che si sviluppa sulle corsie esterne, e poi magari ecco possono sfruttare per esempio Taylor che va a supporto, può arrivare Basic, può per esempio anche l'altro esterno, se l'azione si sviluppa a sinistra per esempio Isaacsen va a stringere e diventa comunque un pericolo.
Oltre, naturalmente, hanno dei calciatori anche rapidi per attaccare la profondità. Quindi, insomma, squadra che ha diverse armi a disposizione e non sottovalutiamo l'avversario pensando alla partita di campionato, sarà una sfida naturalmente molto diversa. Nelle transizioni la Lazio poi è una squadra che nella transizione offensiva, quindi quando recupera palla prova a verticalizzare rapidamente, quando la perde la prima idea è la riaggressione per cercare di recuperarla, oppure poi ecco si passa alla fase di non possesso che abbiamo visto. Come detto, mi aspetto che l'Inter possa attaccare bene la profondità, forse a partita in corso anche Frattesi potrebbe essere un calciatore importante se sta bene fisicamente, soprattutto ecco, se c'è da sbloccare la partita. Mi auguro che riusciamo a sbloccarla nei 90 minuti e che non si vada oltre, perché poi naturalmente la Lazio avrebbe tutto da guadagnarci dai supplementari ed eventualmente dai rigori, non prendendo solo in esame la partita contro l'Atalanta o la bravura che ha avuto Motta ecco, nel portare la Lazio in finale, ma anche perché poi naturalmente la pressione per l'Inter aumenterebbe sempre di più, perché è chiaro l'Inter parte coi favori del pronostico e quindi solitamente chi parte col favore del pronostico ha un po' di pressione in più, cosa che invece forse può avere meno la Lazio e occhio ad un altro aspetto però sono le motivazioni. L'Inter ha la possibilità di coronare una grande stagione facendo il double, il doblete come lo hanno chiamato in molti, la Lazio però ha la possibilità di salvare la stagione. Sarà una partita secondo me anche un po' bloccata all'inizio, non sarà semplice da sbloccare, partita che però ecco insomma comunque mi aspetto che l'Inter possa portare a casa facendo valere il gap tecnico. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, che tipo di partita vi aspettate domani sera, secondo voi chi è il calciatore decisivo, insomma quanto secondo voi l'Inter perde con le assenze di Çalhanoğlu e Thuram, e su tutto ciò insomma confrontiamoci su tutto ciò che riguarda il mondo Inter. Come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.